Ce l'abbiamo, Tyson. Dove ho sbagliato, mi sono domandato. Poi ci ho ripensato, ho detto, beh, invece è un gran personaggio, è una buona idea. A quel punto sono scoppiate le polemiche. Le polemiche su Tyson. Mamma mia, le polemiche su Tyson. Il direttore generale Cattaneo mi ha detto, Tyson non c'è più. Vabbè. Direttore, non c'è più. Se non ce deve essere, non c'è. Il problema è che è già arrivato. Chi glielo va a dire? Lui mi ha guardato fiero negli occhi. Mi ha detto, Bonolis, non scherziamo. Non scherziamo. Stasera Tyson ci deve essere. Tra poco incontreremo un uomo con una storia molto particolare. Una storia che forse molti di voi conoscono bene per tanti aspetti, forse non la conoscono per altri. Non lo so quello che ci racconterà questa sera della sua storia. Di sicuro è uno di quegli esempi di sinusoide quasi impazzita. Dalle stelle alle stalle, dalle stalle di nuovo alle stelle, poi ancora giù nella polvere, e poi di nuovo la speranza del trionfo. Da dove nascono vite così? Che radici hanno? Tra poco, qualora lo vogliate, il palco dell'Ariston accoglierà la storia di un uomo che si chiama Mike Tyson. Una leggenda della box al Teatro Ariston di Sanremo, Mr. Mike Tyson. It does. How you doing? Hi, fine, fine. Thanks for coming, Mr. Tyson. Yeah, it's a pleasure. Have a seat. Have a seat, have a seat. Lei è tradotto simultaneamente da Olga Fernando affinché il nostro dialogo non cada in incomprensioni. Non vorrei mai che lei pensasse qualcosa di diverso da quello che sto dicendo. Be very safe. Tranquillo, tranquillo. Sì. Eccolo qua. So che lei sta per tornare nuovamente alla box. Yes, yes, Sì, Again? è vero, yes. In June, a giugno, approximately, I don't know, in the 20th of June. intorno al 20 giugno, credo, Washington DC. a Washington. La voce è quella che sentite di Olga Fernando, la voce di Mike Tyson è leggermente abbassata, dico per le persone in sala, affinché non si confondano le due voci, quella del signor Tyson e quella di Olga Fernando, e per permettere anche alla gente a casa di comprendere al meglio. Dove si sta allenando al momento? Phoenix, Arizona. Sto allenandomi negli Stati Uniti, per essere precisi, a Phoenix, nell'Arizona. Io in lei leggo una certa timidezza, come io non sarei in grado di affrontare un ring. Capisco che per lei magari raccontare di fronte ad una platea, lei è un po' come diceva Heinlein, stranger in a strange land, straniero in terra straniera. Sta parlando di fronte ad una platea italiana, un mondo, una cultura differente dalla sua, quindi un po' di emozione c'è. La voglio aiutare a rompere un po' l'emozione. Oh. Sure, sure. Prego, prego. I know that you like to sing. Sing? No way! No, cantare no, No, se voi non lo fa, ma Let's try. Maestro, la faccia bene. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Aspetta, E incominciavo a volare nel cielo infinito. Mr. Tyson, it's your time. Okay. Well, would you like me to read this right here? Il testo è quello lì, Volare, oh, 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 senza
Fantastico! Fantastico! Iron Mike! Che cos'è che la spingeva a combattere con quella rabbia? C'era qualcosa di cui voleva vendicarsi, qualcosa da cui si voleva affrancare. Era una rabbia pazzesca quella che si vedeva sul ring. I don't know. That's the profession I've taken up. È solo la professione. È chiaro che quando si inizia si vuole ottenere riconoscimento nel proprio paese e lo stesso è accaduto a me. Io sono nato in un quartiere molto povero a New York e volevo uscire da questo ambiente e ottenere qualche risultato importante e ho incontrato Bobby Stew che mi ha insegnato la disciplina e soprattutto l'incontro importante è stato poi con Cus D'Amato. È solo questione di disciplina, non c'erano sentimenti dietro. Poteva sembrare che ci fossero delle emozioni forti, ma non era questione di trovare il proprio avversario simpatico o meno. C'è chi insinuava che ci fosse dell'odio, ma non è così, è soltanto il boxing. Certo, capisci? Sei un po' barese tu, That's Brooklyn accent, huh? Attraverso da Capisci? americana, You ma look sei like an barese, American, perché but you're capisci, Italian. You said capisci. scusa. Perfect. Mike, Mike. mazza, oh. Tu hai avuto... Mazza, è come toccare il Pordoi, è una cosa impressionante. Tu hai avuto come, lei ha avuto come un secondo padre, Cus D'Amato. Un uomo che ha significato tanto per lei. Yes. E la segue ancora, le continua a parlare, le continua a dire delle cose, forse sto facendo una gaffa, non lo so. I don't know. I'm not too spiritual in the fact that I believe people Io non are here sono with you, necessariamente they guide you, un and I uomo believe that, spirituale, people are here for a però reason, they're here to, credo che noi siamo qui per un motivo, per una ragione. C'è chi ti guida have other people and set e credo che guidelines for them. ci siano nella nostra vita delle figure importanti. Ci sono dei genitori che però non riescono a seguirci nei nostri viaggi e spesso ci troviamo persi perché i nostri genitori non riescono a capire il nostro futuro, non riescono a vedere. Noi spesso nei nostri viaggi, nelle nostre vite, non riusciamo a essere seguiti dai genitori e in quel momento noi trascendiamo e si spera che le lezioni che ci sono state impartite da piccoli possano guidarci in questo cammino, in questa ricerca. C'è per caso qualcosa per asciugarmi? Scusami Certo. Paolo. Guarda, c'è l'asciugamano che mi hanno dato prima, Iron. Eccolo qua. Io ve l'ho detto, c'è un'emozione forte in quest'uomo, che ha anche una voce diversa rispetto all'immensa corporatura, di ciò che uno si potrebbe aspettare, perché c'è anche una tenerezza in lei che mi piacerebbe potesse uscire. Lei ha parlato di genitori che possono venir meno nella crescita di un bambino e di persone che invece tendono questa mano. È qualcosa che stiamo anche cercando di fare noi con questo festival, ma questo è un altro tipo di argomento. Lei adesso ha un figliolo che gioca a basket, mi hanno detto. Oh, he's amazing. Sì, è assolutamente fantastico, 8 anni, si chiama Amir Gibron Tyson, ma non è solo bravo a basket, devo dire, addirittura ha parlato alla Casa Bianca e è veramente straordinario, riesce per esempio a ricordare tutti i nomi di tutti i presidenti americani, puoi chiedergli chi è stato il 14° presidente, il 35°, il 43°, il primo presidente degli Stati Uniti e lui direttamente riesce a dirti i nomi e questo lo faceva già a 7 anni e credo che sia straordinario. You are very proud. Implicitly, yeah. Ovviamente sì. Mike, che cosa pensa che la gente abbia più amato di lei e che cosa pensa che la gente abbia meno amato di lei? Well, of course, people like most about me is that Quello che la gente ha più amato di me credo siano stati i risultati sportivi che ho raggiunto. Questa è stata la prima, credo, impressione. Però a volte c'è chi non ama la mia schiettezza e il fatto che a volte sono un po' litigioso
E questi sono i miei difetti, ammetto. Lei, prego. You know, I'm a human being. Sono un essere made of umano, emotions like most of us are. fatto di emozioni, sentimenti come tutti gli altri. E a volte chi offende le mie emozioni mi ferisce e voglio rispondere, voglio provocare le stesse sensazioni che ho provato io. Forse è sbagliato, forse non sto facendo necessariamente le cose giuste, però le cose sono cambiate, riesco a contenere le mie emozioni. Certo, I curse like a sailor. a volte poi uso certe parolacce, lasciamo perdere. Lei ha vissuto un momento molto difficile, ha conosciuto le difficoltà della prigione, ha pagato un debito. Che cosa è rimasto dentro di quello? Che cosa rappresenta per lei oggi quel momento della sua vita? Back in those days, wow, that's a deep question. È una domanda I used to have a real alla quale forse è difficile rispondere. jurisprudence. Posso solo dire che non rispetto il sistema giuridico, credo che ci sia molto da fare ancora negli Stati Uniti, nonostante sia un grande paese, ma dietro la mia condanna c'è stata una menzogna ed è una vergogna. Sono tante le persone che sono state condannate ingiustamente perché non hanno commesso il reato del quale poi sono stati dichiarati colpevoli. Gli Stati Uniti essenzialmente è un'azienda che vuole semplicemente mettere la gente in galera, continuano a costruire carceri, non permettono magari ai genitori di magari impartire una buona educazione ai propri figli perché c'è il rischio che i figli stessi citino in giudizio i genitori. È un paese che trovo difficile a capire, è un paese tecnologicamente avanzato, però dal punto di vista della legge, credo che ci sia ancora molta strada da fare. Lei crede a un certo punto che la sua vita sia diventata così importante, così affollata di fatti e circostanze che non è stato più il padrone? Era come se qualcuno la guidasse a fare quel che doveva fare e la sua possibilità di scelta fosse diventata più piccola. Come se la sua vita, il personaggio, la figura di Mike Tyson si fosse impossessato di lei. No, it's just that No, media left that perception of just boxing take over my life. questa è stata forse un'immagine dei media. Io non sono solo un pugile, sono un padre, sono uno zio, sono una persona che ama gli animali e non è giusto usare solo l'etichetta di pugile, combattente. Io non amo che la gente mi appiccichi queste etichette e voglia definirmi a tutti i costi, sono io che devo autodefinirmi. Ci sono delle percezioni distorte, certo io non sono un angelo, ma io continuo ad andare avanti, non permetto che queste cose mi turbino più di tanto. Lei era un protagonista invincibile nello sport, no? Ecco, lei una volta disse mi rifiuto di perdere, piuttosto morto. Poi ha conosciuto la sconfitta. Che sapore ha avuto quella volta? Loathsome. Terribile, Losing. terribile. Perdere è orribile. Eppure le voglio citare un'altra frase, mi piacerebbe che lei la commentasse se la sente sua, no? Floyd Patterson, un grande pugile del passato, ha detto il coraggio vero è quando perdi, vincere è facile. Ci si ritrova? I don't understand that type of metaphor. No, è una metafora che veramente non riesco a capire. Bisogna, credo, cercare di ridefinire la cosa, non mi ci ritrovo. Ok, va benissimo, certo, non bisogna sempre concordare con ogni cosa. Io non so se la sto assecondando terrificato, ma... No, I don't agree on that. I agree. No, Bravery don't diciamo mean che losing when you lose il coraggio totally è quando every effort you had.
non ti risparmi in nessun modo, fai di tutto e sei quasi a terra, sei quasi sconfitto, allora sì si può parlare di coraggio, però dire che è coraggio arrendersi, beh, non si può, devi definire il coraggio. Ci sono persone che magari accettano di essere prese a pugni senza reagire, questo non è coraggio, credo. Ci vuole anche una risposta, l'obiettivo certo è quello di vincere, vincere e vincere e non rinunciare mai, perché una volta che ti arrendi, allora hai trovato la strada facile. È un po' come un cancro, però, che a quel punto ti rimane dentro, nel cuore, nei polmoni, ed è molto difficile poi eliminarlo. Qual è stato il suo rapporto con la ricchezza, Tyson? È stato un po' complicato? Il suo rapporto con la ricchezza? Io sono un alchimista. Sì. Beh, voglio spiegare cosa intendo quando uso questa parola. Io intendo dire che riesco a prendere della cacca proprio e trasformarla in, sì, in oro, in soldi. E io invece faccio l'inverso, trasformo i soldi Lei è il in... processo inverso! Certo, certo. E beh, basta mangiare un po' di meno, se ne fa di meno, insomma. No, niente, metti che... Mi ha detto Marco Giusti che lei ha fatto un film con Claudia Schiffer nel 2001, con Claudia Schiffer. Sì, avevo una particina, sì, è vero. Claudia Schiffer, io manco small role, scusi. It's nice, she's a very nice girl. Sì, è stupenda. È anche una donna molto gradevole. Però, non voglio aggiungere altro. Io sono felice di vedere il suo sorriso, sono felice di aver ascoltato le sue parole. Lei ha parlato, posso permettermi, ha parlato con la serenità di un uomo che ha vissuto, forse ha sbagliato, chi lo sa, ma sicuramente ha capito. Lei è una bella persona. So che ora vive a New York. Innamorato ci sarà te. No, scusi, c'è uno che mi ha detto se mi sono innamorato, cioè... Sto apprezzando un uomo, le fa senso? Beh, non trovo che ci sia niente di male, anche se hai espresso il tuo amore nei miei confronti. Tra l'altro io mi sono innamorato con gli orchestrali, che sono straordinari. Sì, usciamo dal misunderstanding. Oh. Sì, un attimo, Ah, non Dai, dovete forza, applaudire. ragazzi. Solo le signore, Solo per le cortesia. signore? Intendevo gli orchestrali, signore. Dovete stare fermi, non mi fate impicci davvero, ve lo chiedo col cuore. Maestro, già che il grande Mike Tyson sta in quel di New York adesso, prima ha cantato, vorrei dedicargli io un pezzettino particolare. Lo dedico a lei, Mr. Tyson, ringraziandola di essere stato qui, a venire a parlare a cuore aperto in una manifestazione che... Canterà in inglese? I try to sing in English. I try. Start spreading the news. I'm living today. I wanna be a part of it. New York, New York. I wanna wait. Ho la sensazione che la sto annoiando in una maniera disgustosa. Do you want another version of New York? Come on, you. What makes you think I'm a rapper, by any chance? Yes! Ma perché pensa che possa cantare magari un rap? No! All right, ready? 1, 2, 3, go! New York, big city of dreams. And all the New Yorkers, not all of what you see. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by Lord. I know my way around.
many people, too much, too many people. I gotta get out of here. Okay. Thanks for being here, Mr. Tyson. Thank you so much. Un incontro diverso in una circostanza insolita come Sanremo, la storia di un uomo, in piccola parte raccontata questa sera, attraverso quello che ha fatto, attraverso quello che ha compreso, attraverso quello che è diventato e ci auguriamo possa continuare ad essere. Mr. Mike Tyson, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.